Sure, it's really simple. All I do is place my thumb on the bottom of the screen. That's it. Ciao a tutti, io sono Paolo di Technology e oggi torniamo a parlare di Samsung S10, ma di un argomento in particolare, ovvero il lettore di impronte ultrasonic posto sotto il vetro frontale. Perché? Perché durante la presentazione, sia nei video che avevano preparato, sia nelle piccole demo che ci hanno mostrato, la sensazione, secondo me palpabile, era che quel lettore fosse troppo lento, ci metteva quel mezzo secondo o una frazione di secondo in più rispetto al dovuto, rispetto a quanto siamo abituati a vedere su altri smartphone, come ad esempio OnePlus, che è un fulmine, ma che utilizza una tecnologia totalmente diversa. E quindi mi sono posto il dubbio se il lentore, il sensore ultrasuoni adottato da Samsung fosse magari ancora immaturo, fosse troppo lento per come siamo abituati a vederli noi. Ieri ho avuto la smentita di questa cosa perché un noto leaker, Size Universe, su Twitter ha postato un breve video in cui faceva vedere appunto la differenza tra un dito che viene posizionato in corrispondenza del sensore e preme il display e un dito invece che semplicemente appoggia, sfiora il display. Allora, nel primo caso, quindi se io vado a premere, a fare una leggera pressione sul display in corrispondenza del sensore, la lettura ci metterà quel mezzo secondo in più del necessario. Se io invece vado semplicemente a sfiorare, a toccare molto gentilmente il display, la lettura è immediata, istantanea. Questa differenza secondo me è abissale, molto importante, e avrebbero dovuto dare un pochino più di attenzione durante la presentazione. È qui che io ho storto un po' il naso dicendo che la presentazione mi sembrava un po' lacunosa, un po' poco attenta ai dettagli. E poi c'è un altro aspetto sempre legato al lettore ultrasonico. Allora, ultrasuoni e lettore ottico sono due cose sostanzialmente diverse. L'ottico semplicemente fa una sorta di foto della nostra impronta digitale e quindi la memorizza. Il lettore ultrasuoni invece funziona un po' come una sorta di radar, nel senso che scandaglia, diciamo, le nostre pieghette, le nostre impronte digitali, e lì si fa appunto un'analisi specifica della nostra impronta. Quindi il lettore ultrasuoni è sicuramente molto più preciso, molto più dettagliato e sicuro rispetto a un lettore ottico, e questa cosa però influisce sul tipo di protezione che andremo a mettere sul display frontale, perché qua dovremo stare sicuramente molto attenti. Le pellicole, quelle classiche, quelle che costano veramente poco, sono leggerine, molto flessibili, non danno nessun tipo di problema perché il lettore, il sensore riesce a passare attraverso e fare la lettura senza problemi. Se invece volete prendere in considerazione un vetro temperato, allora sì, avrete sicuramente dei problemi, perché il vetro temperato impedisce al sensore a ultrasuoni di effettuare la lettura e quindi non riuscirete a effettuare lo sblocco dello smartphone. State quindi attenti: se avete preso in considerazione il vetro temperato, prendetene uno che magari abbia il forellino centrale in modo da riuscire a fare la lettura. Io non sono particolarmente un fan del vetro temperato, ormai dovreste saperlo, specialmente sui Samsung che hanno il vetro curvo e quindi sta veramente male, però sicuramente qualcuno di voi potrebbe prenderlo in considerazione e quindi dovete tenere conto di questo fattore. È tutto per questo video. Come al solito mettete un like se vi è piaciuto, condividetelo e soprattutto iscrivetevi al canale, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!